Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Ovviamente come vedete non siamo nella solita postazione ma postazione d'emergenza, siamo in vacanza ma non trascureremo assolutamente il calciomercato del Napoli così come le amichevoli che andremo a giocare durante il ritiro di Castel di Sangro. Facciamo il punto della situazione su Gutierrez che sembra una trattativa addirittura d'arrivo anche in relazione a Olivera, Spinazzola che dal punto di vista degli infortuni forse non garantiscono al 100% una stagione continua sulla fascia sinistra. C'è Raspadori e questo Atletico Madrid, l'apertura del calciatore almeno stando alle ultime di stamattina anche per quanto riguarda lo stipendio, e Zanoli che ovviamente conteso tra Bologna e non solo. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina così si resta aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video, e se vi piace il contenuto un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo. Prima di iniziare, perché ieri ovviamente non ho avuto tempo, augurissimi al mister Antonio Conte, abbiamo visto anche la celebrazione con tantissime emozioni al ritiro di Castel di Sangro per il compleanno del mister, e auguri al Napoli perché oggi sono 99 anni portati alla grandissima e scudettati ancora una volta. Gutierrez, così cominciamo con il calciomercato e poi passiamo a Raspadori e Zanoli. Punti deboli, punti di forza, e c'è un'operazione alla caviglia da tenere sotto controllo perché ovviamente dobbiamo prendere e analizzare tutto il pacchetto. Nato a Madrid, classe 2001, cresciuto nel Real Madrid, e a quanto ho ricercato e trovato il Real Madrid ha ancora il 50% del cartellino in un'opzione di recompra, situazione da tener conto quando ovviamente lo vai ad acquistare, anche per quanto riguarda i prezzi che poi potranno salire, perché se devo dare 5 milioni a Tizio, Caio, a Sembronio, ecco che la società che poi ne detiene il cartellino in questo momento al 50%, però ovviamente vai un attimo a fare due conti e probabilmente potrebbe alzarsi ecco, il prezzo del cartellino, che a quanto ci fanno sapere e si legge è intorno ai 20 milioni, con il Napoli che avrebbe offerto 2 milioni per 5 anni al calciatore, ma di cifre ne parleremo più avanti perché ce ne faranno sapere di più certe nel caso poi l'operazione entra veramente nel vivo e Gutierrez arriva a Napoli. Terzino sinistro, di piede mancino, ottimi cross, dotato nel dribbling e inserimenti dal punto di vista offensivo. Però questa situazione, inserimenti dal punto di vista offensivo, è un calciatore che potrebbe fare la mezzala, l'esterno, il quinto, il terzino sinistro, eccetera. Bisogna sempre però considerare per caratteristiche tecniche chi gli vai a mettere vicino sulla catena di sinistra. Ci arriviamo perché facciamo anche l'analisi con chi ha giocato e con chi sta giocando ovviamente nel girone per rendere al massimo. Detto questo, punti di forza, proiezione offensiva e creatività è tra i più prolifici in Liga per expected assist, l'XA che leggiamo dappertutto, sia per quanto riguarda la Liga e sia per quanto riguarda ovviamente i compagni di reparto nello stesso girone. È primo ed è il calciatore più preciso, se vogliamo metterla così, con l'85-88% di passaggi effettuati, ed è ottimo nell'uscita palla al piede per quanto riguarda la costruzione dal basso, dalla tua difesa, uscire palla al piede, salta un uomo in velocità e comunque porta quello scavalcare la prima linea di pressione avversaria, che serve nei momenti in cui hai un avversario che ti viene a prendere molto alto e quindi puoi andare un tantino in difficoltà. Dal punto di vista della resistenza fisica niente da dire, le ha giocate praticamente tutte o quasi tutte nel Girona, ed ha un impatto positivo sul risultato perché ovviamente i numeri e le caratteristiche lo rendono un esterno di fascia, mettiamola così, molto prolifico dal punto di vista sia dei passaggi effettuati, sia degli assist e sia per quanto riguarda ovviamente il dialogare con i compagni in maniera molto molto precisa. Punti deboli, 1 contro 1 e colpi di testa. Però per i colpi di testa c'è da fare una distinzione. Per i colpi di testa non quelli dove ci sono traversoni dalla difesa avversaria, lanci lunghi buttati nella metà campo del Napoli in questo caso, ma più in area di rigore, quando ci sono tanti avversari, quando la lettura è importantissima e i tempi per andare a staccare altrettanto, quindi è lì
che pecca un tantino, così come nell'uno contro uno. Noi a Napoli sulla sinistra non è che abbiamo fulmini di guerra, nell'uno contro uno, a parte Buongiorno, ma è un difensore centrale, non è che Olivera nell'uno contro uno ti ha sempre garantito comunque, diciamo, il prendersi il pallone e andare via. Ecco perché il Napoli cercherà di migliorare questa situazione sulla catena di sinistra in relazione a Spinazzola ed Olivera. Olivera si è fatto male, abbiamo letto che potrebbe rientrare una settimana, 5, 6, 7 giorni, ma è una situazione al polpaccio che verrà monitorata comunque giorno dopo giorno dallo staff del Napoli, perché è uscito molto ma molto dolorante e in lacrime. Spinazzola ovviamente non sappiamo se ti può portare avanti tutta la stagione senza infortuni, indenne e quant'altro. Ecco perché il Napoli si sta fiondando sull'esterno del Girona. Lo stato fisico recente, perché vi parlavo di un'operazione alla caviglia, a luglio 2025, il 10 luglio se non vado errato, un attimo che riprendo la notizia, 10 luglio, eccola, il 10 luglio è stato operato dal dottor Cugat a un osso della caviglia che a causa delle sue dimensioni era insolitamente grande, gli causava fastidio. Avrà bisogno di 6 settimane di riposo per riprendere gli allenamenti in gruppo. Io questa è una notizia che ho trovato andando a ricercare, però se il Napoli è sopra il calciatore e in maniera anche, diciamo, prepotente vuole portare questo acquisto a buon fine, credo che abbiano valutato come si deve questa situazione, anche perché 10 luglio, 6 settimane, sono una quarantina di giorni, potresti rivederlo in campionato, forse se tutto va bene per metà, fine settembre, avendo comunque incamerato un po' di schemi in gruppo, avendo lavorato con la squadra dopo ovviamente la riabilitazione conclusa. Però visto che il Napoli ovviamente ha Spinazzola e Olivera che starà bene, non è che Olivera si è fatto male e il campionato l'ha chiuso, quindi possiamo tranquillamente iniziare la stagione per poi schierare Gutierrez a campionato iniziato con Noah Lang che è integro fisicamente, comunque la fascia sinistra se la vede lui, nel caso il Napoli comunque non vada più sull'esterno offensivo. Dico nel caso perché tutti quanti, uscita la notizia di Gutierrez, sì, si è fatto male Olivera, quindi prendiamo Gutierrez e quindi non prendiamo più l'esterno offensivo. Il Napoli la vuole gestire così, situazione che diciamo alla sua lettura può anche essere giusta, ma vedremo poi nel tempo se il Napoli non andrà più sull'esterno offensivo e porta a casa l'esterno sinistro del Girona. Raspadori, la situazione Raspadori, l'Atletico Madrid è forte su di lui da tempo e se arrivasse l'offerta giusta, 30 milioni almeno, potrebbe seriamente partire. Abbiamo letto però quest'oggi che praticamente il Napoli ne chiede 30 più 5 o 40 addirittura. Per Raspadori ci sarebbe ovviamente un cospicuo stipendio, sicuramente un tantino superiore a quello che prende al Napoli. Ci si può spingere in quel di Spagna, no problem. Raspadori può anche accettare la cessione, lo stipendio e quant'altro, però bisogna contrattare con il Napoli ed è giusto che il Napoli non si metta di traverso, ma faccia valere le proprie ragioni e si faccia dare i soldi che chiede, perché poi non è che il Napoli ha i soldi perché hai venduto Quaro, Simen, qua, là, la Champions, ha incassato e quant'altro. Allora ogni volta che ci si presenta a far mercato, voglio il fruttivendolo a fianco, 30 milioni, voglio il panettiere lì di fronte, 50. Non esiste. Quindi quando venite in casa Napoli dovete essere consapevoli che dovete portare a livello monetario ciò che chiediamo. Non solo in entrata il mercato, ma resta sospeso il destino di Alessandro Zanoli, 24 anni. L'offerta del Bologna è di 500.000 euro con obbligo di riscatto tra i 3,5 e i 4 milioni. Il Napoli ne chiede 7. C'è anche l'Udinese che potrebbe arrivare, a quanto leggiamo, a 7 milioni richiesti dal Napoli. È carissimo Bologna, ma dopo tutta la trafila per Ndoye, al di là di Buchema che comunque abbiamo portato a casa, trattativa comunque non semplice e siamo dovuti scendere a tanti compromessi per portare il difensore in casa Napoli, dopo tutto quello che è successo con Ndoye, ma ti puoi mai presentare per un calciatore di 24 anni che comunque a gamba nei prestiti dove è stato tra
alla Samp, le ultime apparizioni ha sempre fatto bene, non è che è un calciatore da buttare Zanoli, assolutamente, io l'ho già detto, ed è un esterno di fascia che diciamo nella metà della classifica potrebbe anche dire la sua per quanto riguarda un Udinese di turno, forse diciamo serve al Bologna perché il Bologna ha pure comunque altre competizioni da giocare e quant'altro. Allora o vi presentate con i soldi che il Napoli chiede o altrimenti non ci venite proprio, ma non potete venire con 500.000 euro di prestito con l'obbligo di riscatto fissato a 3,5 o 4 milioni per Zanoli. Non esiste, è un calciatore di 24 anni e se facciamo e ci impuntiamo sull'età così come fanno tutti quanti in fase di mercato, Zanoli, il Napoli chiede 7 milioni, per me sono pure poco. Puoi anche salire a 8, 9, 10 milioni per l'età e perché per ciò che ti può dare il calciatore, ovviamente in una rosa adeguata, in una squadra comunque che non ha le pretese di andare a superare gli ottavi di Champions League oppure fare un campionato dove devi posizionarti tra le prime 4, ma Zanoli può dire assolutamente la sua. Ultima considerazione su Gutierrez e chiudiamo. Io sono super contento del profilo e sono stracontento sarò stracontento se il Napoli porta a casa ovviamente il calciatore, però vorrei avere maggiori garanzie dal punto di vista dell'intervento alla caviglia. Ci dicono che era un osso troppo grande che dava fastidio, quindi non è che è stato operato alla caviglia perché si è rotto la caviglia, ci siamo, quindi non è un infortunio che ha portato all'intervento, è per diciamo composizione fisica una cosa da andare a fare, anche se sei un comune mortale e diciamo fai il cameriere e cammini tutta la giornata, hai un osso più grande, potrebbe darti fastidio, si comincia ad infiammare e ti porta problemi, devi per forza intervenire. Ci parlano di 6 settimane e quindi sono intorno ai 40 giorni, poi le 6 settimane sono da considerare in relazione alla stazza fisica, a quanto veloce può recuperare un calciatore rispetto ad un altro, ma questo lo sappiamo già. Io sarei stracontento per caratteristiche tecniche se arriva un terzino sinistro come Gutierrez, anche diciamo guardando al futuro, è un classe 2001, quindi non è un anziano, non stiamo prendendo un trentenne o un 33enne sulla fascia sinistra. Anche per quanto riguarda la situazione Olivera, il Napoli comunque deve rinfrescarsi dal punto di vista dei terzini, sia dalla parte di Di Lorenzo, e vedremo poi nei giorni Gianlu Sanchez come andrà a finire e quant'altro, sia sulla sinistra, perché ovviamente passano gli anni, Olivera non l'abbiamo preso ieri e quindi giusto intervenire anche lì, vedendo e valutando, poi lo farà Conte, lo farà lo staff, lo farà il Napoli in toto, se andare a prendere l'alter ego di Noah Lang o meno e schierare Gutierrez o addirittura Spinazzola, come qualcuno ha analizzato, come esterno avanzato. A me mi sta anche bene Spinazzola come diciamo sostituto, Noah Lang deve riposare, Spinazzola come esterno alto ha fatto bene l'anno scorso, senza che ci nascondiamo dietro a un dito, però l'anno scorso c'era solo il campionato, quindi quest'anno sono tantissime partite in più e non possiamo assolutamente rischiare di doverci trovare in situazioni dove Conte poi deve mettere la pezza a colore, cosa che non vuole vivere né il mister né tantomeno il Napoli, visto il mercato che sta facendo e visto la prontezza, e chiudo, dopo l'infortunio di Olivera, il giorno dopo Gutierrez era già diciamo uscito tra i nomi in casa Napoli 2 mesi fa, non ieri, quindi ecco la prontezza. Se fa male Olivera, attenzione, non rischiamo assolutamente niente, andiamo a vedere cosa si dice in quel di Girona. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale come ho detto prima e complimenti a chi è arrivato alla fine del video. Forza Napoli, ciao!